Hola chicos, soy Roberto Ricotta. El reto de hoy es hablar solo español. ¿Qué piensas de este lugar? No, non sono impazzito. Quello davanti a noi è un esemplare di italiano medio alle prese con una nuova lingua. La challenge? Girare il primo vlog della mia vita interamente in spagnolo, senza averlo mai studiato. Per farlo abbiamo organizzato un food tour nella capitale spagnola. Un genere di video che non richiede un lessico troppo complesso, ma solo uno stomaco gigante. Estoy lleno, estoy morendo. Estamos solo al desayuno, pero. Yo no soy como Marcello Ascani que comas come pura mia, pura amiga, puro amico. Si mangia pure a mia, si mangia pure a me. Mi chiamo Roberto Ricotta e in questo canale racconto di come video dopo video mi metto sempre alla prova. Niente robe folli però. Sono una persona normale con problemi normali che cerca però costantemente di migliorarsi, con l'aiuto di persone che secondo me spaccano. Ciao, mi chiamo Miguel, soy espagnol. Eu amo falar muitas línguas. Je peux parler français, je peux parler l'italien, je peux parler l'allemand aussi. Ich möchte eine Polyglot werden. Ok, e io non ci ho capito un cazzo. Miguel è il mio primo, forse unico, follower spagnolo. E uno dei miei sogni nel cassetto sarebbe essere proprio un poliglotta come lui. Ho scelto l'italiano perché secondo me è la lingua più bella del mondo. Io prima quando facevo dei viaggi in Italia mi sentivo a casa perché comunque è un paese dell'Europa, le persone sono accoglienti, ma mi mancava qualcosa ed era il fatto di parlare con le persone, comunicarmi, perché comunque usando l'inglese o un mix di spagnolo e inglese non è lo stesso. Parlando la lingua madre degli altri riesci comunque a creare delle amicizie molto più profonde. È stata appunto questa incapacità nel comunicare di cui parla Miguel ad aver acceso dentro di me la scintilla per fare questo video. Infatti durante il mio recente viaggio in Portogallo è stata proprio questa cosa a rovinarmi quasi l'esperienza. Io parlo italiano, inglese ed un pizzico di siciliano, dialetto che date le dominazioni spagnole ha molto più in comune di quel che si crede con la lingua madre di Miguel. Idioma che mi ha sempre affascinato perché lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo. Ti permette di comunicare con un sacco di persone diverse. Puoi andare anche in Sud America, in Ecuador, parlare con persone dell'Argentina. Ti dà un sacco di possibilità. Cioè pure a Los Angeles, essendo un tempo parte del Messico, non facevo altro che incontrare gente che parlava solo spagnolo e che l'inglese manco sapeva cosa fosse. Insomma, questo per me è uno scoglio da superare. Ok, Miguel, tu da questo momento in poi mi devi parlare solo in spagnolo. Vale, ¿estás listo? Che significa? Sei pronto? Sono pronto. Vamos. Hola Miguel! Il piano è semplice. Avrò 48 ore di tempo per fare una full immersion di spagnolo. Io, che non so nemmeno contare da 1 a 10. E allo scadere del tempo potrò finalmente iniziare a girare il mio primo vlog in spagnolo. Data l'ardua impresa, ho portato con me un aiuto da casa, Babbel, un'app dove sono presenti ben 14 lingue da imparare in tempo record. La roba che fa al caso nostro, quindi. Io ho scelto ovviamente lo spagnolo e selezionato il livello, che nel mio caso era proprio 0, anzi partivo da -0. Ho iniziato con gli esercizi. Ora è qui che arriva la figata, perché essendo che le lezioni sono preparate da esperti madrelingua in persona, l'app contiene il perfetto mix di esercizi riguardanti grammatica, vocabolario, ascolto e parlato. Inghilterra. Ogni singola lezione dura 10 minuti, così da rendere possibile l'apprendimento anche a chi è incasinato. Ora, nel mio caso invece non avevo un cazzo da fare, proprio per 2 giorni mi sono sparato tipo più di 10 capitoli. La tecnica che ho utilizzato è stata quella di studiare il più possibile dall'app, in qualsiasi posto ci trovavamo, per poi mettere alla prova le mie conoscenze parlando con Miguel. E la cosa che mi ha aiutato tantissimo è la sezione vocabolario, una lista di nomi, cose, verbi appresi durante tutte le lezioni passate. Per fissarmene nella testa io poi le ho pure buttate giù per iscritto, così da ripassarle. Inoltre, a parte tutti gli esercizi, sono presenti sull'app anche delle lezioni con professori live e anche dei podcast che aiutano tantissimo ad accelerare il processo di apprendimento in listening. Se avete voglia anche voi di buttarvi come sto facendo io, usate Babbel, avrete un 30% di sconto se usate il link qui sotto in descrizione. È la mia prima volta in Spagna e diciamo che non è che me la stia godendo tantissimo. È da quando sono arrivato che studio non stop, al punto che Ticket gratis dopo le 18. Andiamo al museo. uniamo l'utile al dilettevole, con Miguel che mi sfida a descrivere le più famose opere d'arte spagnole in spagnolo. Dos hombres y una chica.
Insomma, sembro lo Sgarbi spagnolo. Usciti dal museo, il tempo che ho a disposizione per l'apprendimento giunge purtroppo quasi al termine. Così prendiamo una decisione quasi cruciale alla riuscita del video: focalizzarci solo su una tipologia di vocabolario. Cibo? Cibo? È la cosa più banale, però magari la cosa più semplice. Cipolla, come si dice cipolla? Cebolla. Minchia, ma non è semplice per niente. Per fortuna siamo in un posto dove di cibo tipico ce n'è a volontà. L'idea infatti è proprio quella di fare un food tour, dove il limite non sarà €1 in stile ai video che fa Marcello Ascani, troppo facile, ma la lingua. Non potrò usare una parola in italiano. Ecco che allora ci adoperiamo ad una full immersion tra bubble ed esperienze ai ristoranti per arrivare pronti alla challenge. Ciao! Ciao, Sono un fan. Grande! io vivo qui da 5 anni. Ed è stato difficile imparare lo spagnolo. In realtà no, Ce la puoi fare, secondo me ce la puoi fare. Poi gli spagnoli ti aiutano, come un po' gli italiani. Quando ti vedono in difficoltà ti vengono incontro. Hola Miguel! Hoy no entiendo italiano. Questa challenge è forse una delle cose più difficili che abbia mai fatto qui su YouTube, perché ricordiamoci che quando sono atterrato a Madrid nemmeno sapevo coniugare il verbo essere. Io son. Yo soy. Yo soy. In nostra compagnia oggi c'è anche Massimo, un mio follower che vive in Spagna, offertosi per aiutarci con le riprese del video, e io sono felice perché finalmente dopo 2 giorni non stop di studio mi godo la città. Hola chicos, soy Roberto Ricotta. El reto de hoy es hablar solo español. Tengo miedo que estemos haciendo el final de Titanic, Spero che no, donde pero yo soy la chica. Hola. Una botella de agua del tiempo, por favor. Ya que no hablo español muy bien, vamos solo hacia restaurantes de comida, porque comida es muy importante por la sopravvivenza. Vabbè, avete capito. Il piano di oggi è fare quanti più pasti possibili in giro per Madrid. Colazione, aperitivo, pranzo, altro aperitivo e cena con vista. De verdad, tengo mucha hambre. Esto es el primero lugar, Chocolatería San Ginés. San Ginés. Ginés. Perfetto. In ogni posto in cui andremo, ovviamente l'incaricato alle ordinazioni sarò io. ¿Cómo? Aquí no hay vino. No, vino. No. más tarde. Más tarde vino, sì. Vabbè, dopo aver quasi per sbaglio ordinato del vino a colazione, finalmente riesco a cavarmela. Esto es churros, nuestro desayuno. Una sola cosa ho però sottovalutato quando ho deciso di fare questo mio primo food tour. Estoy lleno, estoy morendo. Estamos solo al desayuno, pero. Yo no soy como Marcello Ascani che come pura mia, pura amica, puro amico. Si mangia pura mia, si mangia pura me. La cosa más difícil es cuando no pienso en italiano, yo pienso in inglés porque es mi secondo idioma. Inglés is vedi cazzo. Tienes que quitar el inglés de la cabeza. Estamos al Museo del Jamón. Esto no es un verdad museo. Esto es como Esselunga. Disculpa por amigos vegetarianos. No es bueno tu cazzo l'inglese. Ok. Muy caro. Salute. Acqua colorata? Integratomi perfettamente nel contesto locale, anche il secondo pasto è andato. Certo che 26 euro per 2 fettine di prosciutto, però. Disgustato. ¿A dónde vamos? Vamos a comer. Luigi è italiano, come io. Chi dice Polino? Come? Italiano mi chi dice Polino? Polino? Polino è come ti chiamas? Italiano? Ah, ok. Polino?
Ok, no. Miki, Polino. Cos'è Polino? Qui scrivetemi nei commenti cosa pensate che abbia detto, perché io, come vedrete tra qualche istante, non ci ho capito un cazzo. Chico, tu sabia che Polino è italiano? Grabba Polino. E niente, credevo che Polino fosse o quello sul cavallo o l'artista che l'ha fatto. Proprio ignoranza pura. Miguel, ¿Quién es Polino? no Polino. Chi fas Luigi? Ma ha preso per il culo. Disculpa, ¿podemos sentarse aquí? Merci, me è uscito. Esto es comida madrileña. Mucha sal. Esta bolsa está llena de aceite. Il cibo di Madrid ha una cosa in comune con quello di casa mia. È tutto fritto. Dopo una colazione, aperitivo e pranzo fatto tutti insieme nel giro di 2 ore, i sensi di colpa arrivano. E allora chiamo subito il mio personal trainer, che spoiler, vive a Palermo, ma è spagnolo. Visca Catalogna! Cioè, catalano. Scusate, non vorrei che si offendesse qualcuno guardando questo video. Yo he comido bocadillo de calamares. ¡Me cojones! Me siento culpable porque yo he comido demasiado. No te preocupes que cuando llegues a Palermo entrenemos juntos. Messo il cuore in pace, panza china vuole riposo. È il momento della siesta, dove mi sono preso una pausa dal parlare spagnolo perché, raga, vi assicuro che parlare una lingua nuova e per di più sotto i 35 gradi di Madrid è estenuante. Adesso tu parli in spagnolo e io in siciliano. Siamo a Cavo Parco, io non mi firocchio perché stai squarando. Questo sole proprio spacca i petra. Sí, yo tampoco puedo más. Estoy cansado y el sol es una locura. Me he quemado, mira. Mejor aquí en el parque, ¿no? Y descansamos un poco. Sto capendo tutto. Ciao, mi chiamo Miguel, soy español. E parlo pure siciliano. Devastati dalla vita, la pacchia finisce e dobbiamo tornare a mangiare. Che dura vita. Prima in un posticino dove con €1 ci hanno dato una tapa più birra. Me gusta porque esto es crujiente. E poi verso L'ultimo comido del día, el restaurante de Cristiano Ronaldo. Ah, non è Cristiano, Miguel, calma esto testosterones. Spero sia stata per te una bellissima esperienza. Io mi sentivo responsabile di questa esperienza perché è la tua prima volta in Spagna ed è con me, quindi io sono molto contento. Grande. Quindi, è possibile imparare una nuova lingua in 48 ore? La risposta è sì. Certo, il livello sarà quel che sarà, gli errori tanti e le figure di merda pure, ma alla fine l'importante non è farsi capire. Un modo lo si trova sempre, e grazie a questo esperimento che io sono riuscito a modo mio ad avere conversazioni un po' più profonde di quelle che avrei avuto se invece avessi parlato tipo in inglese. In primis con Miguel, che vi consiglio di andare a seguire perché anche lui ha un canale YouTube e spacca. E poi con tutte quelle persone che ho incontrato e che hanno avuto per fortuna la pazienza di ascoltarmi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se volete altri video a tema lingue, perché io di certo non mi fermo qui, sto continuando a studiare. E se avete voglia anche voi di buttarvi come sto facendo io, usate Babbel, avrete un 30% di sconto se usate il link qui sotto in descrizione. Da Roberto Ricotta è tutto, o meglio, eso es todo de parte de Roberto Ricotta. Nos vemos nel prossimo video. Adios!